Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e vi do il benvenuto su Exoteric World. Oggi in questa puntata di tarocchi e misteri faremo un'analisi esoterica di un caso di cronaca che ha segnato l'Italia, l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Questa lettura è dedicata alla sua memoria. Il mio intento non è condurre un'indagine, ma usare l'energia dei tarocchi come strumento simbolico per esplorare le dinamiche invisibili di questo evento, offrendo spunti di riflessione a chi già conosce a fondo il caso. Spero che gli esperti e gli appassionati possano trovare in queste carte una prospettiva diversa. Se siete curiosi di scoprire cosa rivelerà il velo e volete sostenere questo lavoro di ricerca spirituale, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete già fatto o se considerate farlo. Adesso entriamo subito nel cuore del mistero con il nostro primo capitolo, la trama invisibile, dove i tarocchi cercheranno di far luce sul legame energetico tra la vittima e il presunto colpevole. Ogni crimine nasce da un filo invisibile che unisce vittima e colpevole. Non sempre è amore, non sempre è odio. A volte è un patto silenzioso, un eco di ferite antiche o un gioco di specchi dove nessuno è davvero innocente. In questa lettura i tarocchi ci guideranno nel cuore della relazione nascosta, laddove tutto è cominciato. Prima di iniziare vi ricordo che se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per vedere le recensioni e per acquistarli. Adesso partiamo andando ad analizzare la relazione tra la vittima e il o i presunti colpevoli, e lo faremo attraverso un metodo a 5 carte, dove la prima è il passato condiviso, la seconda è il legame energetico, la terza è la lezione ignorata, la quarta la visione da parte della vittima, in questo caso di Chiara, e poi vedremo la visione del presunto colpevole. Allora, vi chiedo ovviamente attenzione e collaborazione di aiutarmi anche in base alle varie indicazioni, di unire le nostre forze, le nostre menti per comprendere appunto quella che andremo ad analizzare, la trama invisibile della relazione. Avevo detto, come prima carta troviamo il passato condiviso. Qui in questo caso abbiamo il 4 di spade. Il 4 di spade spesso si riferisce a una fase, a una diciamo un tipo di relazione non proprio veramente esistente, perché per chi conosce poi le carte indica una specie di distacco, soprattutto emotivo, o un tipo di relazione dove in qualche modo c'è stata una pausa di riflessione o un periodo di guarigione per via di un rapporto complesso, difficile, a volte anche tormentato. Quindi effettivamente questa carta ci dà degli indizi fondamentali proprio per capire questo tipo di relazione, tra virgolette, dove chi ha compiuto l'atto effettivamente ha aspettato il momento giusto per agire, e quindi di base in realtà si poteva trattare di un rapporto arido,
freddo, non proprio appunto legato. Una carta direi già abbastanza importante che appunto parla di questo passato, quindi vuol dire che in realtà non è che non ci possa essere un vero e proprio legame, a volte può essere anche una persona stretta o una persona che ruota e che ha ruotato intorno a Chiara, però effettivamente questa carta ci va a rintracciare una fase, un momento che potrebbe essere appunto un indizio importante di riflessione, di guarigione o di ripresa da un distacco o comunque una fase di freddezza emotiva. La regina di spade in questo caso ci va a rintracciare il legame energetico, molto forte, molto potente come carta perché in un certo senso va ulteriormente a sottolineare quello che abbiamo detto e quindi un tipo di relazione fredda, distaccata con la persona che effettivamente ha agito senza emozioni, senza emozioni nel senso senza empatia, proprio con freddezza, con un certo tipo di, chiamiamolo giudizio pesante nei confronti di Chiara o un qualcosa che si può avvicinare alla vendetta addirittura, perché come magari alcuni di voi possono conoscere la regina di spade, effettivamente si tratta di una persona, di avere a che fare con una persona comunque determinata, distaccata emotivamente. Quindi questo è il tipo di legame energetico dove proprio non c'era una vera e propria relazione. Andiamo a vedere l'altra carta che ci parla della lezione ignorata. In un certo senso vuol dire che cosa è cambiato, cosa si è spezzato, cosa non ha funzionato in questo tipo di relazione. Il 6 di spade, se avete fatto caso, c'è proprio al momento una dominanza di spade, vuol dire che la vicenda è dominata dall'intelletto, dalla razionalità, dal conflitto, dalla pianificazione. Attenzione, proprio sì, il seme delle spade va a sottolineare la pianificazione, quindi come se effettivamente ci volessero dire che in qualche modo l'atto sia stato premeditato, calcolato e quindi in realtà poi il tutto è vero, può essere venuto in modo impulsivo, però in qualche modo la cosa è stata pianificata. Il 6 di spade ci dà un'indicazione ulteriore proprio su ciò che effettivamente non ha funzionato ed ha portato a quello che è successo, dove in pratica c'era una situazione di insoddisfazione, di voler fuggire da determinati problemi o dalle responsabilità, una fase di cambiamento, di evoluzione dove effettivamente si voleva proprio creare una lontananza, in questo caso molto drastica dalla vittima stessa, troppi problemi, magari c'è proprio bisogno e desiderio di cambiare totalmente direzione e di fuggire proprio da alcune problematiche, alcune cose che effettivamente erano saltate fuori, si erano palesate nell'ultimo periodo. Poi abbiamo la visione, parleremo prima quella della vittima di Chiara,
con la temperanza. La temperanza tendenzialmente è vero, è una carta molto particolare, nel senso che ci parla di un tipo di relazione dal lato suo, dalla sua visione, di un tipo di relazione disarmonica, comunque instabile, con delle incomprensioni, scusate, con della confusione, con della doppiezza addirittura, e quindi in pratica c'era una o degli eventi o delle cose che sono state dette, quello che si stava vivendo era abbastanza caotico, quindi portava Chiara stessa ad essere incerta, confusa, e che quindi voleva in qualche modo ristabilire un certo equilibrio, perché la carta della temperanza è guarigione, è cercare di rivedere alcune cose importanti e quindi di trovare quell'equilibrio, quella giusta misura per cercare anche, perché no, di sistemarle e di portare aiuto e guarigione. L'ultima carta è proprio la visione del presunto colpevole. In questo caso abbiamo il fante di bastoni. In questo caso è una carta, ovviamente parliamo sempre della relazione stessa, che ha a che fare con una specie di maturità emotiva, con un qualcosa che effettivamente è stato commesso. Certo, abbiamo visto pianificato, però con questa carta vuol dire che in qualche modo non c'era proprio un'idea ben precisa di arrivare all'atto stesso. Probabilmente si volevano cercare delle opportunità, un certo tipo di condivisione, di anche provare un certo tipo di emozione. Io lo dico proprio perché, attenzione, è l'indicazione della carta stessa, quindi per questo chiedo aiuto, sostegno anche per chi non li dovesse conoscere, solo osservando la carta stessa, se mi dà delle emozioni, delle sensazioni. Ricordiamoci che il fante parla di una persona immatura, parla di un qualcosa che potrebbe essere stato anche compiuto, iniziato, per una specie di bravata, e quindi, la forte emozione che si poteva provare poteva anche, tra virgolette, diciamo lo dico, dovuta all'utilizzo di sostanze, stupefacenti. Lo dico effettivamente perché riguarda i significati stessi della carta. Qui abbiamo tutto il quadro, quindi possiamo dire che la rete è stata tracciata. Ora sappiamo che il filo tra vittima e presunto colpevole non è sempre visibile, ma lascia nodi, cicatrici e silenzi. La verità relazionale non è mai semplice, ma è lì che il crimine ha preso forma. E adesso passiamo al secondo capitolo, la spinta interiore. Dietro ogni gesto estremo si cela una spinta interiore, un desiderio, una paura, una ferita che brucia troppo per restare in silenzio. Il movente non è solo un fatto, è un'emozione che ha superato il limite. In questa stesa interroghiamo l'anima del colpevole cercando la scintilla che ha acceso l'incendio. Teniamo ben in mente quello che abbiamo visto precedentemente. Ci sarebbero tante cose da dire, ma effettivamente ci possiamo sentire nei commenti per condividere le nostre impressioni, oppure ulteriori indizi che potete aver carpito da quello che abbiamo già letto. E adesso andiamo proprio ad analizzare il perché
il movente proprio da parte del presunto colpevole con le emozioni, possibili traumi, desideri, ossessioni. Con la prima carta andremo a vedere la ferita originaria, poi vedremo l'emozione dominante e poi vedremo l'obiettivo inconscio. Ecco qui. Poi vediamo se è il caso di tirare altre carte in base appunto a quelle che usciranno. Allora, come prima carta appunto la ferita originaria ci può rintracciare da dove può essere nato tutto, può essere stata concepita la cosa. Qui troviamo il 6 di coppe. Il 6 di coppe indica una specie di rimpianto, di separazione, di perdita e quindi in qualche modo l'azione può essere stata compiuta quasi per vendicarsi di qualcosa. In pratica, siccome tendenzialmente è la carta che indica i ricordi, il passato, quindi come se effettivamente ci fosse stato un qualcosa precedentemente, un dolore, un trauma emotivo del passato e quindi se il sentirsi quasi sconfitti, senza una speranza, oppure dalla rottura di un qualcosa, ecco che l'atto, l'azione è una conseguenza dell'impossibilità di riparare a un errore, a ottenere una riconciliazione, un perdono, un qualcosa. Quindi come vedete già qui c'è una specie di indicazione del passato, da dove può provenire o essere appunto accaduta poi successivamente la cosa. Poi troviamo l'emozione dominante, che è la carta del diavolo. Sicuramente molti di voi la conoscono come carta. Quando affrontiamo una tematica del genere è potentissima questa carta perché ci parla di brama, di dipendenza, di schiavitù, quindi un qualcosa che è legato, probabilmente si è evoluto ed è arrivato le varie, diciamo, situazioni che, come abbiamo visto, provengono da un passato a una conseguenza di una specie di ossessione e a volte può essere legato io dico in senso generico, ovviamente ognuno farà le proprie considerazioni perché il diavolo porta a varie tipologie di dipendenza, di denaro, di sesso o un'altra forma di piacere o di situazione distorta, a un profondo attaccamento e quindi quando si è effettivamente schiavi e incatenati a una situazione o anche a persone non tanto, diciamo, positive, queste effettivamente potrebbero aver contribuito purtroppo. Quindi in realtà può riferirsi anche a tipologie di legami, relazioni molto, molto particolare, effettivamente in questo caso di dipendenza,
in realtà sì, può anche riguardare dipendenza, come è saltato fuori, vi ricordate prima, dipendenza, da stupefacenti o dipendenza, anche di altro genere e quindi effettivamente questa, può continuare quel filone che effettivamente avevamo già visto precedentemente. E poi vediamo infine l'obiettivo inconscio. In questo caso abbiamo il 9 di bastoni. Cosa vuole dirci questa carta? Che siccome parliamo proprio del obiettivo inconscio, nel senso un qualcosa che era dentro e che in qualche modo ha spinto la persona stessa a compiere questa cosa e quindi si tratta, essendo una carta di bastoni, di un qualcosa che è legato anche all'ambizione, un qualcosa che indica il sospetto, forse la paranoia, una specie di isolamento che può spingere al chiamiamolo all'attacco preventivo. Infatti vi ricordate che anche prima diciamo abbiamo visto che un qualcosa in qualche modo era stato premeditato, pensato. Poi effettivamente le varie carte ci stanno dicendo che in realtà non era proprio quello l'obiettivo, ma l'obiettivo inconscio in questo caso è un cuore ferito, un cuore che non si è arreso, che potrebbe aver tentato in precedenza o nel momento stesso di far riflettere, di prendere tempo e in qualche modo di poter sistemare, quindi di prendere sia tempo e parliamo anche di far riflettere, ma non solo, questa carta può anche parlare di protezione e di precauzione anche prima di agire. Ecco che rientra, come abbiamo visto, quel qualcosa di pensato, di premeditato. E poi un'altra carta, scusate, un altro significato molto forte di questa carta, visto che indica il senso di protezione, può rivelare il proteggere se stessi o qualcuno in base a un'idea specifica, in base a un accaduto, eccetera. Quindi queste sono le indicazioni della spinta interiore. Il movente non è solo un fatto, è una ferita che ha parlato troppo a lungo nel silenzio. Ora che abbiamo ascoltato la voce dell'ombra, possiamo comprendere il gesto, non giustificarlo, ma decifrarlo. Adesso passiamo al terzo capitolo, la chiave mancante. Ogni mistero ha una crepa, un dettaglio dimenticato, un oggetto fuori posto, una verità che nessuno ha voluto vedere. I tarocchi oggi diventano lente di ingrandimento, cerchiamo la chiave mancante, l'indizio che può cambiare tutto, perché la verità non si nasconde, si frammenta. E adesso, attraverso questa lettura, andremo a vedere degli indizi, degli elementi nascosti, in qualche modo ciò che potrebbe effettivamente portare alla soluzione. Andiamo a estrarre 4 carte. Ovviamente vi ricordo di tenere in mente tutta la lettura, insomma i capitoli precedenti, così poi da avere il quadro completo. Come prima carta troviamo cosa manca, la seconda è chi lo nasconde, la terza è dove cercare e la quarta cosa può rivelarlo.
Ovviamente chiedo a voi di ascoltare anche le varie indicazioni, di aiutarmi, perché effettivamente ogni singola carta, anche nell'insieme, si possono scorgere tantissime indicazioni e suggerimenti e quindi anche qualcosa potrebbe essermi sfuggito e sfuggirmi. Quindi ecco perché chiedo aiuto anche al vostro intuito. Come prima carta parliamo dell'inizio, che cosa manca. Qui troviamo il 3 di coppe. È un indizio molto particolare perché il 3 di coppe parla di un gruppo. Come vedete sono rappresentate 3 donne in questo caso, ovviamente non ha nessun riferimento con la cosa in sé per sé, diciamo che è l'indizio che ci serve e che effettivamente potrebbe riferirsi a un gruppo, a più persone, dove effettivamente può essere, attenzione, maturato l'assio e l'odio per la vittima. Quindi in realtà è vero, si tratta di un gruppo, però effettivamente potrebbe aver agito una persona nello specifico. Questo è giusto per aiutarci a capire, quindi chi ha agito in qualche modo in base a questa carta, forse per invidia, per mancanza di collaborazione, o di aiuto, o perché non c'era una specie di condivisione di intenti, quindi in qualche modo si è voluto nascondere e quindi mascherare un qualcosa. In pratica è vero che, lo sottolineo, è una carta di coppe che ha a che fare con il mondo delle emozioni, delle relazioni e dei sentimenti, quindi a volte può anche indicare una specie di legame, è vero, scusate, una specie di indizio di quello che può mancare per capire di andare a vedere un gruppo dove magari effettivamente c'è qualcuno che ha un legame molto più profondo con la vittima stessa. La seconda carta è chi lo nasconde. Ovviamente non troveremo proprio nelle carte chi, però possiamo trovare quell'indicazione in base, in questo caso, all'8 di coppe, quell'indizio di, di abbandono, perché è proprio una carta che ci indica questo, nel senso di azione compiuta per punire, ma l'abbiamo visto anche nel corso della lettura che c'è stata una cosa del genere, una punizione, un volersi allontanare da un certo tipo di responsabilità, di situazione, quindi di staccarsi e l'azione è dettata proprio da questo. Quindi in realtà questa carta ci sta dicendo che effettivamente c'è bisogno di cercare qualcosa di diverso o cercare le risposte in un altro modo. Ehm, e lasciare alcune cose che magari sono accadute, sono saltate fuori nel passato, di lasciarsele alle spalle perché magari potrebbero essere delle cose non vere, oppure lontane da quella che è la verità effettivamente. E quindi si deve andare verso qualcosa di nuovo e quindi di scoprire qualcosa, di valutare altre priorità. Ecco, questo è effettivamente un indizio che in realtà ci si deve allontanare da una specie di verità passata che potrebbero appunto dirci le carte che non era proprio quella verità. L'altra carta è dove cercare.
Quindi la terza carta ci dice attraverso il fante, in questo caso il fante di denari, è una carta di corte, che forse potrebbe essere una persona molto particolare come indizio, perché siccome mi diceva una carta di corte può parlare di una tendenzialmente, lo sottolineo, non è detto perché può parlare sia di un ragazzo o di una ragazza, comunque una persona che forse all'epoca era abbastanza giovane e che per alcune caratteristiche sue è una persona materialista, è una persona molto attaccata alla, o all'avidità o attaccata comunque alla materialità, dove in pratica questo indizio effettivamente può essere utile per cercare di andare a capire certe cose. Forse c'è una persona, abbiamo visto che si può trattare di un gruppo o comunque dove è maturata la cosa, effettivamente in un gruppo, però c'è un indizio particolare che parla di una persona nello specifico che ha organizzato una situazione abbastanza complicata e che ed effettivamente c'è qualcuno che si è sporcato le mani e che quindi probabilmente c'era qualche situazione che in qualche modo ha coinvolto questa persona. Abbiamo capito, ecco, nel corso della lettura, dove in realtà si trattava all'inizio, da quello che ho compreso io dalle varie carte, di un qualcosa che in qualche modo era stata pensata in un certo modo, che probabilmente è degenerata e che quindi può essere maturata come cosa in un gruppo, che poi effettivamente c'è stata una persona nello specifico che ha in qualche modo agito ed effettivamente si è sporcato materialmente le mani, come si suol dire, e quindi non vuol dire che le altre persone non c'erano, forse potevano non esserci, ma in qualche modo sono coinvolte. Vediamo l'ultima carta che ci parla dell'indizio di cosa può rivelare, diciamo, questa chiave mancante. Anche qui abbiamo una carta di denari, il 9. Effettivamente questa carta molto molto particolare come indizio, perché in qualche modo ha a che fare, attenzione, con la sottolineo e metto tra virgolette, tra parentesi, la parola ricchezza, perché è questo tendenzialmente il significato della carta. In altre tipologie di letture, in questo caso in pratica si parla di riconoscimento del proprio valore, di mantenere un certo stile di vita, forse frivolo o al di là delle proprie possibilità, di inseguire un certo tipo di vita o di mantenere le apparenze o di ottenere un successo, una sicurezza. Quindi in qualche modo questo indizio ci dice che in pratica c'è qualcuno che ha agito per mantenere alcune cose oppure per ottenere un certo tipo di possibilità. Ripeto, ha a che fare con il riconoscimento del proprio valore. Quindi questo potrebbe essere un indizio che può aiutare, o come magari dice la carta stessa, visto che è legata alla materialità, a tutto ciò che è terreno effettivamente, quindi anche un tipo di vita particolare e che quindi devono essere mantenute le apparenze.
Si conclude anche questa lettura. Ovviamente, abbiamo visto che ogni indizio ha parlato, ogni dettaglio ha sussurrato qualcosa, forse la chiave era sotto gli occhi di tutti, forse era nascosta nel cuore di chi non ha mai parlato, ma ora la porta della verità è socchiusa. Passiamo adesso al quarto ed ultimo capitolo, la figura celata. Il colpevole ha un volto, ma non sempre lo riconosciamo. Indossa maschere, cambia voce, si muove nell'ombra, eppure ogni archetipo lascia una traccia. In questa lettura i tarocchi ci aiutano a comporre l'identikit simbolico della figura celata. Chi è, come agisce, cosa teme, perché anche l'ombra ha un profilo. Adesso partiamo con la nostra lettura. Come abbiamo visto nel corso anche degli altri capitoli, cose che possono aiutarci, soprattutto magari può essere importante, gli indizi che abbiamo visto precedentemente, magari se l'avete notati, hanno un doppio filone, infatti sono uscite carte legate alla materialità e anche legate all'emotività. Quindi forse visto che abbiamo notato una cosa interessante come gruppo o più persone, ripeto, magari non tutte sono intervenute, non tutte hanno agito, però le motivazioni sono di due filoni, quello legato alle coppie che ci parla di un qualcosa che è radicato nelle emozioni, nelle relazioni e nei sentimenti, quindi le cause possono essere la gelosia, la passione, l'ossessione, il tradimento, eccetera. Questo da un lato. Non solo, diciamo, amoroso, è ovvio che si può trattare di persone con un certo tipo di legame, ex partner, per dire amicizie, amanti, eccetera. Questo è giusto per darvi degli indizi. E l'altro filone è legato alle carte dei denari, che ha un movente materiale, quindi è qualcuno che ha una motivazione di opportunità, di successo, di ottenimento, di guadagno, di appunto cose anche legate alla protezione di se stessi e del proprio status. Con quest'altra lettura effettivamente andremo a vedere l'identikit dei presunti colpevoli e quindi personalità, archetipi, modalità operative, quindi lasciamoci proprio guidare dalle varie carte, dove la prima troviamo il controllo, la seconda è la manipolazione, la terza ci parla della rete sociale, la quarta è la copertura e la quinta carta è il segnale rivelatore. Allora, come prima carta, in pratica andremo a vedere una specie di potere esercitato, in qualche modo c'è un controllo. Qui troviamo l'8 di spade, effettivamente anche nell'immagine stessa è molto potente. Qui ci parla di una specie di controllo, effettivamente sì, perché ci parla di una persona che si sente intrappolata e agisce perché magari si convince di non avere altre alternative. Quindi appunto riguarda un tipo di colpevolezza, di limiti, una persona che è bloccata, che è ansiosa, vittimista,
quindi imprigionata dalle sue paure e che quindi fa autosabotaggio, quindi una personalità molto molto particolare. Quindi effettivamente sì, ci parla di una tipologia, ecco, di persona, e queste sono le caratteristiche, gli indizi che possono aiutarci a capire. La seconda carta è la manipolazione, e cioè l'uso di possibili inganni, di distorsione della verità, eccetera. Quindi qui abbiamo l'eremita. L'eremita è legato tendenzialmente a una persona solitaria, che può essere o sentirsi isolata, forse anche paranoica per certi aspetti, questo lo metto col punto interrogativo, e che quindi agisce in qualche modo per proteggere se stesso. Siccome appunto si può parlare di inganni, di andare a distogliere o distorcere la verità, appunto si può vedere che magari i suoi atti sono premeditati, studiati, quindi è facile magari certe volte poter intercettare, vedere, sentire di una persona che mentre parla o agisce in qualche modo ci dà quella sensazione che i suoi atti e quello che dice sono proprio ben compiuti, ben studiati appositamente. Quindi effettivamente ci parla di una persona che ha un comportamento introverso, chiuso, riflessivo e forse anche pessimista, insomma, dipende. Quindi questi sono i primi due indizi. Ricordo che, dato quello che è emerso precedentemente, possono riferirsi alla persona che effettivamente ha compiuto, materialmente l'atto, oppure anche a più persone. Quindi adesso vediamo proprio il quadro completo, e quindi cerchiamo di capire. Con la terza carta si parla della rete sociale, quella che ci fa capire le connessioni e i legami. Troviamo il giudizio. Il giudizio ha a che fare, ecco, con una persona che si sente chiamato a punire, che potrebbe essere magari qualcuno che tende a giudicare gli altri, una persona che può avere un profondo senso di colpa, e che quindi in un certo senso trova redenzione, dico tra virgolette, in un atto violento. Quindi una persona rigida, una persona che critica, che si erge al di sopra di tutti, quindi una persona sicura e forte del suo valore. Vedendo le altre carte, effettivamente possiamo rintracciare forse anche più personalità, perché abbiamo visto sia una introversa, una riflessiva, molto riflessiva e tendenzialmente solitaria. Qui abbiamo una figura molto molto diversa, e quindi col giudizio effettivamente si parla appunto di una persona che si erge e che si sente, come già detto, in qualche modo chiamata proprio a punire, detto proprio così, perché effettivamente è anche il significato purtroppo della carta stessa, del giudizio. Come quarta carta troviamo la copertura, cioè un qualcosa che ci può aiutare a capire se ci sono state delle strategie per nascondere la cosa. Troviamo la torre, abbiamo tante carte di
proprio legate agli arcani maggiori, quindi vuol dire che i significati sono proprio molto molto forti. In questo caso la torre ha a che fare con, parliamo proprio di strategie, strategie che ci fanno capire che la torre è qualcuno che potrebbe essere intervenuto dall'alto, tra virgolette, lo dico perché parla di un'azione tempestiva, immediata. È un indizio molto forte perché in pratica si è voluto in qualche modo distruggere. Come molti di voi sanno che è una carta distruttiva, che è una carta che fa crollare e probabilmente può indicarci che in qualche modo, forse subito, potrebbe essere intervenuto qualcuno, qualcosa a sconvolgere e portare il caos in questa situazione. Ovviamente non voglio insinuare nulla perché, come vi dicevo, alcune cose sono degli indizi che ci possono aiutare a capire e quindi mentre da un lato riguardo proprio a possibili personalità, secondo me qui si vedono più personalità. In questo caso la torre si riferisce a qualcuno che poi ha concluso o comunque ha agito effettivamente per un raptus di rabbia e quindi probabilmente non voglio dire una doppia personalità, però in qualche modo in questo evento ha agito in modo molto esplosivo, molto impulsivo e quindi ha quell'incapacità di gestire le frustrazioni, probabilmente perché come avete visto abbiamo notato durante la lettura che in qualche modo non era partito, non era stato pensato, premeditato in questo modo, ma probabilmente c'è stata un'escalation, un qualcosa che è arrivato proprio al momento torre e proprio di crollo, di crisi esplosivo, proprio totalmente impulsivo. Se parliamo di una persona, può parlare di una persona comunque viziata, ambiziosa, un po' caotica e che quindi che può essere distruttiva per se stessa e per gli altri. E può aver anche subito dei traumi o per reagire in qualche modo per coprire qualcosa. Come dicevo, poi proprio effettivamente in riferimento alla copertura stessa può darci anche questo indizio la torre, qualcuno che è intervenuto prontamente, subito a sconvolgere, a portare il caos per far sì che non si sia arrivata alla verità in quel periodo, in quei giorni, in quel momento lì. L'ultima carta ci parla di un segnale rivelatore, un indizio che potrebbe tradire. In questo caso troviamo il 4 di denari. Il 4 di denari ci dice che diciamo, questo tipo di indizio che può tradire è legato a una persona o a un modo di agire chiuso, protettivo, molto ossessivo o possessivo e quindi che agisce in qualche modo per proteggere se stesso, quello che ha raggiunto, la propria stabilità, si può parlare anche dei propri beni, del denaro, comunque una persona avara, chiusa, che ha paura di perdere quello quello che ha e quello che è effettivamente. Però sì, qui ha a che fare proprio con la materialità, con la stabilità, con quello che è più caro ed importante e quindi è eccessivamente protettiva, una persona egoista e prudente e che vuole, diciamo, conservare le cose in un certo modo e quindi probabilmente sta continuando a proteggere
quello che è successo, quello che è stato. Sì, il volto è ancora nell'ombra, ma l'archetipo ha parlato. Il colpevole non è solo chi ha agito, ma chi ha incarnato un ruolo, una ferita, una maschera. E in questa stesa la maschera ha cominciato a cadere. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa playlist, cliccate su questa schermata. Abbiamo esplorato una storia frammentata, ascoltando il silenzio della vittima e interpretando segni nascosti. L'indagine è diventata un atto di ascolto profondo dove ogni crimine rivela simboli e messaggi da decifrare. I tarocchi non giudicano, aprono visioni che illuminano ciò che prima sfuggiva. Il mistero non è risolto, ma è stato onorato. Grazie, alla prossima.